Tra i tanti orologi presenti sul mercato, anche tra quelli più cari agli appassionati, io ritengo che tra i più esclusivi in assoluto ci siano gli Hublot, e non tanto per i loro contenuti tecnici in realtà, anche se adesso ne parleremo, quanto perché sono davvero esclusivi. Sono orologi che si vedono molto raramente al polso degli appassionati, si vedono in giro, insomma, al polso della gente, se non magari a qualche turista straniero che incontriamo nei centri delle nostre città italiane. Sono degli orologi molto particolari che, soprattutto nella versione da 42 mm come questa di questa recensione che abbiamo visto da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches a Bari, si fanno molto apprezzare, soprattutto al polso, così come potete vedere. Ve ne voglio parlare come sempre in questa puntata, ma tra qualche secondo dopo la sigla. Iniziamo. Devo un attimo ringraziare lo sponsor di questo video, Chronex.it, che avrete imparato a conoscere, che ci permette di registrare alcuni dei video qui su TOC, e di cui vi parlo perché hanno messo in cantiere un'idea che io ho sempre trovato molto interessante, ovvero quella del pick-up, la possibilità di ordinare degli orologi, anche più orologi, da provare presso una delle loro lounge in Italia, ad oggi presenti a Roma e Milano, ma apriranno a breve anche in altre città come Torino, e pagare soltanto dopo aver provato gli orologi. Quindi in pratica li comprate online, ma prima di pagarli li potete veramente provare. Questo secondo me rivoluziona un po' quello che è il commercio su internet, soprattutto di orologi di lusso, come nel caso di Chronex.it, che mette a disposizione più di 3000 orologi di 50 maison diverse. Insomma, c'è ampia scelta se volete approfondire. Chronex.it. E adesso, prima di iniziare, volevo anche ringraziare tutti quanti per i 10.000 iscritti, un traguardo che onestamente io e Rosario non avremmo mai pensato di raggiungere, quantomeno non così presto, di cui siamo contentissimi. Non possiamo far altro che ringraziarvi e preparare tanti nuovi contenuti esclusivi, tra cui il video speciale che uscirà a breve e che vi anticipo sarà proprio a Roma, un piccolo viaggio che faremo insieme. E ora torniamo a parlare del nostro Classic Fusion. Come dicevo, un orologio esclusivo, quantomeno perché in giro non si vede. E le ragioni per cui è poco scelto dagli appassionati naturalmente ci sono e sono diverse. In primo luogo i loro prezzi, perché gli Hublot sono orologi di lusso e sono esclusivi anche perché costano molto. Questo Classic Fusion da 42 mm in titanio è un cronografo che costa al listino più di 10.000 euro, che non sono tantissimi per un cronografo, ma iniziano a diventare tanti per un'azienda che naturalmente non ha il mercato di altre aziende blasonate come possono essere per esempio Omega e Rolex. Non che Hublot non abbia blasone, anzi di sicuro riconosciuta come una maison di alta orologeria di lusso, ma è anche vero che non ha la storia di maison ben più risalenti nel tempo come appunto quelle citate. Eppure rimane un orologio a mio avviso bellissimo. È vero, si tratta di gusti soggettivi, però credo anche che sia abbastanza evidente la bellezza di questo oggetto, anche perché racchiude in sé degli elementi tecnici, delle sfide stilistiche
che non sono da tutti. È un orologio sportivo, ma è anche un cronografo, è anche un orologio elegante con un blu magnifico, particolare al polso, un orologio in titanio con il suo cinturino in caucciù e la sua chiusura originale, che insomma lo rendono di sicuro unico. Non può piacere a tutti, ma ritengo che abbia sicuramente qualcosa da dire. Quando si parla di orologeria di lusso, però, non si può dimenticare che cosa c'è all'interno di orologi, qual è il cuore che muove le lancette dell'orologio, soprattutto quando si parla di listini così alti, così importanti, e non potrebbe essere diversamente anche per gli appassionati più incalliti. Ed ecco il motivo per cui Hublot molto spesso è criticata soprattutto dagli appassionati che più conoscono questo mondo. E infatti normalmente i calibri Hublot sono basati o su Sellita o su ETA, ad esempio 2892, molto spesso anche con modifiche molto importanti, come ad esempio l'aggiunta della funzione rattrappante in alcuni calibri. In questo caso, ovvero nel calibro 1153 presente all'interno di questo Classic Fusion da 42 mm, la base è un ETA 2892 A2 con modulo cronografico de Bois de Prat, quindi un cosiddetto panino, un calibro sicuramente poco pregiato rispetto a un cronografo integrato e che naturalmente fa un po' storcere il naso a chi conosce la materia e ciò di cui si sta parlando. Vale allora la pena comprare uno Hublot? Beh, questa è una domanda a cui non è possibile rispondere. Ognuno sicuramente avrà la sua idea anche di esclusività rispetto per esempio al contenuto di un orologio, e quindi è una domanda che ha delle risposte prettamente soggettive, anche basate sui gusti personali. Io ritengo che sia un orologio molto bello e molto esclusivo. C'è da considerare che Hublot rappresenta sicuramente alta orologeria, anche perché ha dei movimenti di manifattura pregiatissimi che naturalmente equipaggiano orologi di grande livello e anche con prezzi di listino completamente diversi. C'è anche da aggiungere che questi orologi, in particolare questo Classic Fusion da 42 mm ad esempio, si trova normalmente anche da reseller come Giulio Chiossone a prezzi nettamente inferiori, quindi fortemente scontati rispetto proprio al listino, e quindi magari con poco più di 5 o 6 mila euro comunque è possibile portarsi a casa un orologio molto esclusivo con dei calibri che tra l'altro sono comunque stati sempre condivisi anche da altre aziende come Tag Heuer con il suo Monaco prima dell'avvento del calibro di manifattura, e che hanno sempre avuto costi, almeno sul mercato, più o meno simili. Certamente Tag Heuer ha una storia, un blasone completamente diverso da Hublot, ma c'è anche da dire che la stessa Hublot sta facendo del suo meglio per affermarsi nel mondo dell'orologeria di lusso. Vedremo più Hublot al polso degli appassionati? Non credo, probabilmente no, probabilmente non adesso o comunque con questi calibri, ma sono anche convinto che Hublot rimane una maison molto esclusiva e mi fa sempre piacere vederne uno al polso di qualche appassionato con cui magari condividere qualche momento di confronto, magari chiedendogli perché ha scelto uno Hublot Classic Fusion. Ditemi la vostra, mi piacerebbe sapere cosa pensate di Hublot nei commenti, non prima di avervi ancora ringraziati per il traguardo dei 10.000 iscritti, ringraziandovi anche per essere stati in questo video. Se volete iscrivetevi, noi invece ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!